quando io devo vendere più prodotti, devo seguire più mercati. Quindi l'agricoltore che fino a ieri ha venduto vino, se oggi si ritrova a vendere polli, non è necessariamente formato, preparato, in grado o persino disponibile a inventarsi un nuovo mestiere, un nuovo mercato. Per fortuna si può pensare a delle collaborazioni. In uno degli esempi che vedremo ci sarà proprio questo. Ci sono gli animali che d'estate vanno in alpeggio, ma d'inverno vanno in stalla a stabulazione fissa e lì bisogna dargli il foraggio in stalla. Se d'inverno questi animali possono pascolare in un arboreto che in quel momento è a riposo, quindi l'animale non fa danno, per esempio anche in un vigneto come vedremo, noi ottimizzeremo il sistema combinando il pascolo di un'azienda con l'allevamento dell'altra. La malga si sviluppa sia su quello che riguarda la produzione di formaggi, sia sul tema dell'accoglienza, e quindi abbiamo una piccola produzione di formaggi a latte crudo e con latto innesto, quindi un metodo particolare di produzione che ci permette di caratterizzare il nostro formaggio e di renderlo molto legato a questo territorio. Il periodo di monticazione appunto va da maggio a ottobre, perché il resto dell'anno ci spostiamo a Cognola di Trento, quindi una zona molto prossima al centro di Trento, dove l'azienda agricola Foradori produce vini bianchi, e quindi abbiamo i vigneti di Manzoni e di Nosiola principalmente. La Nosiola è una varietà autoctona del Trentino, e su questi 7 ettari riusciamo a sfruttarli anche per il pascolo dei bovini e anche dei suini. La nostra è un'azienda vitivinicola che lavora in biodinamica da più di 20 anni e quindi combina, diciamo, la coltivazione della vite, la produzione di vino e quindi, diciamo, un sistema agricolo apparentemente monotematico all'introduzione di pratiche agricole diverse, principalmente l'allevamento e le produzioni orticole di cui si occupa mia figlia. E ora, compatibilmente con gli spazi, gestiamo assieme a Irene ed Anna 7 vacche da latte e, diciamo, i relativi vitelli. Dopo la fine della vendemmia entrano in vigna le vacche, dove trovano erba a disposizione, quindi fanno un ulteriore pascolo dopo l'alpeggio e si nutrono di l'erba che c'è appunto tra i filari della vigna. Restano al pascolo anche nel periodo invernale, chiaramente in quel periodo non c'è più erba a disposizione, vengono alimentate a fieno, però comunque hanno la possibilità di muoversi su questi 7 ettari e quindi possono comunque rimanere fuori. Nel periodo poi primaverile, dopo l'inverno, riusciamo in vigna a fare una semina di sovescio. È un sovescio adatto all'alimentazione per i bovini, e quindi una parte di questo sovescio viene proprio mangiato dagli animali direttamente in vigna fino a che non si ha il germogliamento delle vigne. Da quando c'è il germogliamento delle vigne le vacche vanno tolte dal vigneto, perché potrebbero mangiare i germogli oppure romperli col loro passaggio, col movimento, e quindi per quel periodo rimanente riusciamo a sfruttare una piccola fascia di bosco e quindi fare pascolo su prato bosco e dare in stalla, quindi in mangiatoia, il sovescio. Quindi il sovescio che cresce tra i filari delle vigne viene falciato e dato fresco in mangiatoia alle vacche. Poi ci vogliono le persone, forse questa è la parte più difficile. È la fortuna di aver incontrato Irene, è grande sia a livello umano soprattutto, ma poi anche ovviamente professionale. E poi la grigia alpina, che è una razza rustica, una razza data nelle montagne, un ritmo un po' più costretto perché gli spazi sono diversi. L'animale è arrivato in vigna per il fatto di avere il ciclo chiuso, di essere autonomi per la produzione del compost e quindi per tutto quello che riguarda la vitalità del suolo. Quindi è arrivato per dare sostegno alla vigna. Su questo Elisabetta ha visto dei grandi benefici sulla vigna, ma io penso che per quanto riguarda invece il lato mio da allevatrice della presenza del bovino in vigna, credo sia molto funzionale, soprattutto perché intanto ti permette di sfruttare degli spazi che altrimenti non avresti, anche perché fare pascolo nel periodo invernale comunque è complicato, servono superfici molto ampie che è difficile avere, e quindi in questo modo si vanno a integrare le culture. Si utilizza il sovescio, che anche quello è una cultura molto proteica, che quindi permette di avere un buon latte, una buona produzione di latte, ma senza dover spingere con i mangimi o con altre tipologie di concentrati, e quindi anche questo è a beneficio dell'animale.
e che poi ha questa grande possibilità di muoversi e quindi di rimanere al pascolo, che sicuramente genera un benessere perché è un animale meno stressato, che quindi andrà meno incontro a malattie, insomma problematiche legate allo stress. Veramente questa alleanza e questa sinergia di passione, di conoscenze ha portato veramente ad un progetto che prende sempre più una forma, con lo slogan sì, è possibile anche essere, come dire, degli agricoltori specializzati nel vino, ma anche degli allevatori e dei produttori di formaggio o produttori di ortaggi. Questo è il grande tema, no? Perché noi abbiamo dimenticato che l'essere contadini era un essere tante cose diverse, quindi la specializzazione ci ha forse arricchiti a livello economico, quantomeno con il vino, ma ci ha molto impoveriti e ci ha anche svuotati della percezione di che cos'è un'agricoltura vivente, un'agricoltura che è aperta ad osservare anche l'altro.